Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere con i Romantic Tarot e ovviamente anche già dall'inquadratura avrete capito che quest'oggi ovviamente è arrivato il momento di una stesa che ovviamente prevede ben 13 carte, ossia appunto il Palazzo degli Dei. Quindi ci sarà un'analisi molto dettagliata del passato, del presente. Ovviamente il presente con gran focus per quanto appunto riguarda ostacoli, piuttosto che nemici, eventuali ovviamente rivali, ovviamente l'ambiente familiare, l'ambiente professionale del soggetto della stesa, sogni, paure, perplessità e chiaramente il futuro. Il futuro però sviscerato lungo 3 direzioni: il futuro più immediato, la parola al karma, quindi aiuti eventuali che arriveranno dal destino, e infine appunto il futuro, un futuro più distante, più lontano nel tempo. Ovviamente però ragazzi sempre tenendo conto delle tempistiche identificate dal singolo arcano, perché voi sapete che tutti e 78 gli arcani hanno un tempo, una periodizzazione annuale ben precisa. D'accordo? Ovviamente l'argomento appunto è l'amore, ossia diciamo una storia, una frequentazione che voi avete ad oggi in essere con una determinata persona. Siamo però qui per chiedere appunto alle carte, ai tarocchi, se questa frequentazione rimarrà tale, quindi rimarrà una breve frequentazione o comunque per carità un flirt, una conoscenza piacevole, oppure invece se è destinata a diventare qualcosa di più, quindi per esempio una vera e propria storia d'amore, un rapporto ufficiale, magari anche con una sorta di fidanzamento, un tentare addirittura già un provare una convivenza. Quindi cerchiamo di capire come evolverà questa conoscenza che ad oggi avete embrionale con una determinata persona. D'accordo? Dunque, per il principio di sincronicità, per tutti coloro che stanno vivendo appunto una storia con una persona, una frequentazione, però embrionale, quindi siamo agli inizi di questa storia, di questa conoscenza, vogliamo cercare di capire come procederà. Ovviamente ragazzi con focus e attenzione maggiore in riferimento ai comportamenti dell'altra persona, quindi sicuramente del vostro lui. D'accordo? Io inizio a mescolare appunto gli arcani che poi appunto posizionerò con il metodo delle 13 carte, ossia appunto il Palazzo degli Dei. Vediamo un po'. Perfetto.
Perfetto, allora io allontano appunto momentaneamente il mazzo di carte dal tavolo di stesa, anche perché, come potete appunto notare, è già abbastanza ricco di elementi. Allora, come potete vedere, ovviamente in queste prime posizioni abbiamo il passato, il presente, in questa posizione gli ostacoli, in quest'altra posizione appunto l'ambiente familiare, l'ambiente professionale, cosa vorrebbe il soggetto della stesa e cosa in realtà non fa, quindi una sorta di consiglio anche per questa persona. Le ultime 3 posizioni sono le posizioni di cui vi ho parlato dettagliatamente prima, quindi il futuro più immediato, la parola al karma, eventuali aiuti o meno, e infine appunto la risposta alla domanda, quindi nel tempo. Ovviamente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se appunto questa storia diventerà importante e ovviamente molto più profonda di una semplice conoscenza, diciamo, embrionale. Iniziamo con la prima posizione, ossia il passato più lontano, cioè quando vi siete conosciuti, incontrati, che cosa ha provato, pensato di voi questa persona. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta del 3 di spade. Questa era una persona molto ferita e molto delusa. È una persona che ha sofferto tanto per amore, perché il 3 di spade è proprio la carta del cuore trafitto, non in questo mazzo ovviamente, ma nei mazzi più tradizionali generalmente appunto il 3 di spade è rappresentato da un cuore che è trafitto appunto da 3 spade, un cuore che è ancora sanguinante però, quindi questa non è una persona che aveva in qualche modo dimenticato il suo passato, anzi questa era una persona che proprio nel momento in cui vi siete conosciuti stava ancora particolarmente soffrendo per una determinata situazione terminata molto male. Il 3 di spade ci parla, vedete, qui abbiamo 2 uomini che hanno evidentemente duellato per il cuore di questa donna. Ecco, in questo caso evidentemente questa persona è stata lasciata per un altro, ovviamente uomo, oppure questa persona è stata tradita con appunto un altro uomo e la situazione ovviamente è risultata dal suo punto di vista ancora più difficile e gravosa da accettare. Perché ragazzi, chiaramente c'è una bella differenza tra essere lasciati, perché comunque una storia termina fisiologicamente, perché non si ha più nulla da dirsi o da darsi, diverso invece è nel momento in cui si è lasciati per un'altra persona. Quindi in questo caso abbiamo il 3 di spade, cioè una persona profondamente delusa dall'amore. Era una persona, tra l'altro, incapace in quel momento, nonostante voi possiate magari aver avuto un'idea di lui come persona molto brillante, in realtà, vedete, era una persona incapace di lasciarsi andare al sentimento. Quindi evidentemente la vostra conoscenza gli ha aperto le porte dell'amore o comunque del desiderio, perché questo 3 di spade ci parla proprio di una chiusura molto dura, molto difficile, che questa persona ha subito in malo modo. Quindi vi ripeto, o dopo la scoperta di un tradimento, o perché è stato lasciato per però ovviamente un'altra persona, anche senza ovviamente per forza che ci sia stato un tradimento, però qui sicuramente si è intromessa una terza persona. È chiaro che è una persona che dunque non ama e non ha mai amato particolarmente i triangoli, proprio perché evidentemente ha per primo subito una situazione di questo genere. Quindi è una persona che tende a non voler creare storie parallele, quindi storie in qualche modo con persone impegnate o lui da impegnato, perché giustamente non ama condividere con altri quello che ovviamente lui ama, d'accordo? È una persona che, come tipico dei personaggi rappresentati dal 3 di spade, tende molto ad agire lealmente, però obiettivamente molto spesso incappa in furbastri
che possono in qualche modo imbrogliarlo. Questo gli ha un po' raggelato il cuore, perché infatti è un 3 di spade, che ci parla proprio, come vi dicevo prima, della difficoltà nel lasciarsi andare. Quindi non arriva sicuramente da una situazione positiva. Qui abbiamo una situazione molto negativa da cui arriva questa persona. Vediamo ragazzi in questa seconda posizione invece il passato più recente, quindi le scorse settimane, gli scorsi giorni. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 10 di coppe. Allora, in questo caso appunto evidentemente la conoscenza con voi gli ha riaperto il cuore, in qualche modo gli ha ridato fiducia nell'amore. Guardate, qui c'è questo giovane che sta appunto intonando una canzone, una melodia per la sua amata, quindi una vera e propria serenata d'amore. Quindi questa è una persona che ama particolarmente il romanticismo, i classici due cuori e una capanna. È una persona anche molto idealista che tende molto a sognare. A volte può apparire un po', per così dire, infantile in determinati atteggiamenti e comportamenti, ma perché ha un cuore fondamentalmente molto fragile, ma comunque buono. Vi ripeto, è una persona che è stata sicuramente delusa, tradita, ma non solo fisicamente, anche evidentemente nelle aspettative, nella progettualità. Quindi è una persona che tende a fidarsi molto poco, perché l'abbinamento spade e coppe rappresenta proprio questo, cioè la difficoltà nel fidarsi, nel lasciarsi andare a un nuovo sentimento. Ma grazie a voi questa persona ha ripreso coraggio, 10 di coppe, e di conseguenza ogni volta che vi vedeva, perché il 10 di coppe parla proprio dei vari incontri che si sono susseguiti, ecco, questa persona in qualche modo ha preso sempre più fiducia nei vostri confronti, nei confronti dell'amore, nei confronti della vostra conoscenza, cioè si è lasciato andare sempre di più questa persona, d'accordo? Quindi sicuramente in questo momento, o comunque diciamo entro pochi giorni fa o poche settimane fa, una persona che comunque ha cercato di aprirsi a voi. Parliamo di coppe, cioè ci sono dei sentimenti, ebbene sì. Qui ci sono già delle emozioni che sono palpabili, cioè questa persona, anche semplicemente appunto con uno sguardo, con un piccolo gesto, vi ha fatto capire che comunque voi siete importante per lui, che comunque voi gli piacete tanto. Il 10 di coppe ci parla ovviamente di una situazione di completezza, di abbondanza e soprattutto di bellezza estetica. Quindi questa persona ovviamente è molto colpita dalla vostra bellezza fisica, vi ammira perché il 10 di coppe, vedete, parla proprio di ammirazione, di una sorta di adorazione che questa persona ha per voi. Quindi vi vede obiettivamente come una donna molto bella, quasi una sorta di ideale, a volte al punto che a lui non par vero di riuscire a parlarvi o sentirvi. Quindi è una persona anche molto carina, molto dolce, anche nell'atteggiamento che ha nei vostri confronti. Vi ripeto, un atteggiamento molto romantico, forse anche un po' da altri tempi, ma obiettivamente è una persona che comunque è molto fragile. Vi ripeto, nonostante possa mostrare comunque un carattere vivace, sfrontato, estroverso, attenzione bene, perché interiormente questa persona è tutt'altro, D'accordo? Vediamo in questa posizione invece appunto il presente, ossia ad oggi questa persona che cosa pensa di voi, che progettualità ha. Qui abbiamo il 5 di spade. Ecco, questa è una persona che vi dicevo fa tanta fatica a fidarsi e di conseguenza il 5 di spade ci parla di conflitti, cioè conflitti interiori prevalentemente il 5 di spade, perché vedete l'alternanza spade, coppe, spade di nuovo, cioè ve lo dicevo che è una persona molto fragile, che ha sofferto molto, perché qui evidentemente in questo momento, nel momento in cui voi andrete a vedere questa stesa, questa persona in qualche modo si sta di nuovo ponendo delle questioni, si sta facendo delle domande, quindi sta in qualche modo cercando di capire se effettivamente il percorso che ha iniziato con voi sia giusto o meno. È una persona, 5 di spade, che ha voglia di lasciarsi alle spalle un passato duro, perché parla di chiusura, di, diciamo, lutto addirittura, nei confronti di un passato molto doloroso. Quindi, ve lo ripeto, questa è una persona che ha sofferto tanto, Poi tra l'altro 5 di spade
ci parla ugualmente appunto di tradimenti, quindi è una persona che è stata proprio pugnalata alle spalle. Ecco, in questo caso questa persona ovviamente vuole lasciarsi alle spalle questo passato così doloroso, lo vuole assolutamente fare, ma obiettivamente ne ha paura. Perché il 5 di spade parla anche appunto di conflittualità interna, interiore, profonda, cioè una persona che teme passi falsi e soprattutto teme nemici e rivali. Dunque, o voi vi siete appunto incontrati, vi faccio un esempio, in ambito professionale, cioè siete colleghi, ecco, questa persona teme tremendamente i pettegolezzi, teme dei rivali, per esempio può aver notato che voi piacete magari anche a qualche altro collega, perché no? E quindi teme quest'altro collega. Oppure, nel caso in cui voi non vi siate conosciuti in ambito professionale, di entrambi o dell'uno o dell'altra, quindi o suo o vostro, questa persona teme comunque che ci possano essere dei rivali e a volte dubita anche un po' del vostro reale interesse, cioè non pensa che voi siate una bugiarda ovviamente di prima categoria, ma a volte tende un po' a dubitare anche o delle vostre parole o dei vostri comportamenti. D'accordo? Ma per paura, ragazzi, non perché voi state sbagliando qualcosa. Il 5 di spade ci parla proprio di un'interiorità molto, obiettivamente, vi ripeto, fragile, messa troppo alla prova, evidentemente dal passato. Quindi è una persona che vorrebbe lasciarsi alle spalle questo peso, ma fa fatica. Quindi teme anche dei rivali. Non è geloso, teme rivali, quindi teme che in qualche modo qualcuno possa nuovamente, come è accaduto in passato, portargli via quel qualcosa che a lui piace tanto. Quindi si sta facendo delle domande. Mi sto fidando della persona giusta? Mi posso fidare di lei? Ma io a lei piaccio davvero? Che cosa posso ottenere da questo rapporto? Riuscirò mai a cancellare un passato così gravoso? C'è una persona che si sta facendo queste domande. D'accordo? Vediamo in questa posizione invece il vostro comportamento, come lo recepisce lui e obiettivamente anche eventualmente il consiglio degli arcani. Qui abbiamo la carta del 6 di spade. Allora, la carta del 6 di spade ci parla comunque anche di una diffidenza vostra anche, cioè anche voi evidentemente non vi fidate particolarmente di questa persona. Il 6 di spade parla proprio, vedete, qui abbiamo una coppia, quindi di una coppia, evidentemente che si conosce poco, dove, vedete, lui cerca di cingere la mano di questa donna, ma lei, vedete come a volte sembra quasi che si possa ritrarre, è un po' più fredda di lui. Quindi, non indifferente, perché lei comunque, vedete, gli è vicina, ma ha un atteggiamento un po' più freddo, un po' più distaccato e diffidente. Quindi, evidentemente, anche in voi c'è una certa paura in riferimento evidentemente al passato, ma voi siete più forti, perché il 6 di spade è diverso dal 3 e dal 5 di spade, ragazzi. Il 6 di spade parla comunque di una persona che ha già attraversato un periodo negativo e ha già superato il lutto. Qual è la carta precedente al 6 di spade? Il 5 di spade. Quindi la carta appunto del lutto. Ecco, lui lo deve ancora superare, cioè è ancora in una fase, diciamo, embrionale, non ha completato il ciclo, non ha chiuso il ciclo di sofferenza, ha ancora delle paure in riferimento al passato. Voi le avete già superate, cioè voi siete più forti. Questo chiaramente, ragazzi, crea un divario, d'accordo? Perché è come se chiaramente qui ci fosse una gara di velocità e chiaramente voi foste maggiormente allenate, d'accordo? Quindi voi avete ovviamente un certo anticipo rispetto a questa persona. È chiaro che dunque, in questo caso, spetta a voi avere o non avere pazienza. Perché il 6 di spade parla proprio di pazienza. Voi avete un vantaggio, un largo vantaggio dal mio punto di vista, perché qui non stiamo parlando di una gara. D'accordo? Qui stiamo parlando di sentimenti, di emotività. Chi è più forte? Di solito prende in mano le redini del rapporto, se vuole o meno, ovviamente, proprio perché è in grado di farlo.
l'altro no. Quindi le carte vi stanno ponendo di fronte anche a voi ad un quesito importante. Avrai la pazienza giusta? Cioè, ascolta bene, questa persona ti piace, ti interessa, talmente tanto, per cui sei disposta anche ad avere un certo lasso di tempo, di pazienza? Quindi la risposta, ragazzi, spetta a voi. D'accordo? Non è una carta di chiusura. Non immaginiamoci, ragazzi, sempre un futuro disastroso, anche perché io lo dico e lo ripeto sempre, poi lo scrivo sempre in descrizione: gli arcani, tarocchi, oracoli, sibille, rune non vogliono portarvi ad immaginare un futuro negativo. Non è questo il loro compito. Il loro compito è portare chi ascolta la stesa a riflettere. Di cosa ho bisogno? Se le cose andassero così, come mi sentirei? Come sono andate sino ad ora? Dunque, cosa posso cambiare in riferimento al mio passato? Cosa voglio? Cosa mi manca? Cosa mi sta facendo male a tal punto da portarmi ad ascoltare questa stesa? Quindi, la risposta a queste domande è anche la risposta alla domanda principale: avrò pazienza? Perché qui c'è una persona fragile. Voi potreste chiaramente obiettare: sì, ma anch'io ho sofferto. Certo, ma i tempi di resilienza sono diversi per ciascuno di noi. Io poi vi lascio il link in descrizione di un mio video precedente in cui appunto spiegavo dettagliatamente che i tempi di resilienza non sono uguali per tutti. Non ci sono giorni, mesi prestabiliti, settimane per dimenticare un dolore. Ciascuno ha il proprio percorso, a seconda ovviamente di un background importante che caratterizza ciascuno di noi da un punto di vista ovviamente psichico e soprattutto anche esperienziale. D'accordo? Quindi è chiaro che voi, vi ripeto, avete un vantaggio rispetto a questa persona. Questa situazione vi sta stretta? Vi sta scomoda? D'accordo? Quindi qui c'è già, a mio avviso, una sorta di avvisaglia da parte degli arcani, sul fatto che evidentemente questa persona potrebbe magari protrarre per un certo tempo questa conoscenza. Magari continuare, ecco, con questi atteggiamenti molto umorali, fluttuanti. Quindi oggi mostrare gioia, felicità e poi magari chiudersi. Non chiudere la storia, chiudersi. Per esempio mostrare un'emotività magari meno aperta, meno gioiosa. D'accordo? Quindi è ovvio che la risposta a questa domanda, ragazzi, spetterà a voi. Perché vi ripeto, il 6 di spade purtroppo riporta e richiama la pazienza. D'accordo? Vediamo però in queste due posizioni i reali ostacoli pratici tra voi e questa persona, cioè che cosa obiettivamente frena particolarmente questa persona, nonostante obiettivamente abbiamo già avuto chiaramente un assaggio delle motivazioni principali, però cerchiamo di capire se ci possa essere eventualmente ancora qualche ritorno dal passato. Vediamo un po', qui abbiamo la carta del mago, quindi l'intraprendenza, l'iniziativa pratica e concreta, e qui abbiamo il 3 di bastoni, l'attesa, ecco appunto, ecco perché la pazienza. Allora, ora si comprende. Allora, questa persona sa che deve attendere, la carta dell'attesa, per appunto concretizzare, il mago, qualsiasi tentativo di approccio più chiaro, diretto e concreto nei vostri confronti. Perché deve attendere? Perché non sono maturi i tempi. Allora ragazzi, non in questo mazzo, ma in mazzi più tradizionali, generalmente il 3 di bastoni è rappresentato da una donna, generalmente una figura femminile, che appunto aspetta con una certa malinconia, non però con rassegnazione, con una dolce, diciamo, malinconia, comunque un atteggiamento ottimistico e positivo, l'arrivo di alcune navi che vede ovviamente arrivare verso il porto, ma che ovviamente non sono ancora arrivate. D'accordo? Quindi è chiaro che le tempistiche sono contingenti,
cioè ovviamente necessitano di alcuni minuti, magari anche di ore, per riuscire finalmente ad arrivare al porto. Dunque, ci sono dei tempi tecnici che questa persona sa di dover aspettare. Ora, questi tempi tecnici dipendono da tante spiegazioni, da tante motivazioni, che ovviamente sono diverse per ciascuno di voi, proprio perché questa è ovviamente una stesa interattiva che va a cogliere comunque anche la specificità di determinate situazioni che riguardano però ovviamente più persone che sono all'ascolto in questo momento grazie al principio di sincronicità, ma è ovvio che il particolare, il dettaglio spetta a ciascuno di voi. Quindi qui ci sono delle, diciamo, tempistiche tecniche per cui questa persona sa di preciso e anche lucidamente, direi, che deve attendere per poter in qualche modo riuscire ad avere un approccio più chiaro e concreto con voi. Vi faccio degli esempi. Nel caso in cui sia una persona, per esempio, appunto, che arrivi direttamente da una separazione, vuole attendere il divorzio. È un esempio. Nel caso in cui, per esempio, voi siate impegnate, ma in procinto, per esempio, di separazione, sta attendendo che voi vi liberiate dal vostro compagno. Oppure, un altro esempio, nel caso in cui siate, per esempio, colleghi, vuole aspettare il momento giusto, in cui voi siate ovviamente da soli, per potervi parlare ed esprimervi chiaramente ciò che pensa e ciò che prova per voi. D'accordo? O magari è una persona professionalmente molto impegnata e quindi riesce a dedicarvi poco tempo, ma sa che obiettivamente a breve andrà a terminare, per esempio, una grande progettualità a livello professionale e di conseguenza potrà dedicarvi più tempo. Sono degli esempi, ragazzi, per farvi capire che ci sono tempi tecnici che portano questa persona ad attendere, però le navi già stanno arrivando al porto, cioè obiettivamente questa persona vuole assolutamente, qui abbiamo il mago, una carta bellissima, quindi lui vuole già prendere iniziativa, ma in maniera molto concreta. Il mago ovviamente è la prima carta appunto del percorso del bagatto, d'accordo? Quindi è chiaro che vuole iniziare ex novo una storia con voi, questa persona ne ha voglia e neanche bisogno, sinceramente, ma obiettivamente è una persona che sta prendendo tempo perché sa di per certo che deve prendere tempo, d'accordo? Ma vuole. Quindi qui non ci sono, diciamo, dei grossi rivali, cioè mi sarei aspettata una regina di spade o un re di spade, o anche un cavaliere o un fante di spade, ma qui non ci sono carte di spade. Quindi obiettivamente qui c'è sicuramente una certa attesa, anche a volte impaziente, perché il 3 di bastoni in accezione negativa rappresenta a volte l'impazienza e anche magari la confusione che ne può derivare in riferimento a un progetto che si vuole tanto, appunto il mago, ma che obiettivamente si deve un po' procrastinare nel tempo. Quindi questa è una persona che potreste notare anche ovviamente in futuro, potrebbe appunto avere dei momenti di evidentemente accelerazione della storia e della conoscenza, perché evidentemente in quel momento prenderà il sopravvento il desiderio che ha di concretizzare, per poi magari fare un po' di retromarcia. Ecco, questo dipende proprio da questi tempi tecnici che questa persona, vi ripeto, sa di dover attendere. D'accordo? Ma vi posso assicurare che qui non ci sono grosse difficoltà, più che altro è la sua interiorità di cui vi ho parlato sino ad ora. Questa è, diciamo, la reale difficoltà, il reale blocco. Quindi qui non ci sono grossi rivali, anche se abbiamo visto lui comunque col 5 di spade ne ha paura, però obiettivamente non è una situazione di questo genere, d'accordo? Allora, vediamo invece in questa posizione che cosa proprio vorrebbe lui, vediamo un po'. In questo caso abbiamo il 3 di coppe, divertirsi un po'. Allora, questa persona vorrebbe obiettivamente, guardate, in contrapposizione al 3 di spade, Voi sapete, ragazze, che le carte ovviamente non vengono mai disposte ovviamente a caso, e anche in estese particolari come appunto il Palazzo degli Dei, ovviamente le carte vanno lette anche a seconda della contrapposizione, opposizione o della vicinanza, d'accordo? Perché il significato si estrapola anche grazie a questo. Cioè la lettura tarologica è a 360 gradi, d'accordo?
Dunque, in questo caso vedete in opposizione 3 di coppe al 3 di spade, cioè questa persona vuole divertirsi, vuole vivere finalmente una nuova forma di innamoramento in barba delle situazioni del passato 3 di spade che lo hanno veramente deluso, d'accordo? E ferito particolarmente, hanno ferito proprio il suo cuore. Quindi questo 3 di coppe ci parla proprio, vedete, della necessità di incontrarvi, di vedervi, di parlarvi. Il 3 di coppe parla proprio di tante comunicazioni, di tanti appunto incontri, anche eroticamente piuttosto, diciamo, pepati. È una persona che ha voglia di ricominciare in qualche modo a vivere l'amore, le gioie dell'amore. Quindi è una persona che vorrebbe assolutamente riprendere il contatto appunto con i sentimenti, con i suoi sentimenti e vedete aprire la porta del proprio cuore. Questa è una persona che lo vuole fare, d'accordo? Ragazzi, il 3 di coppe però ci parla anche, e questo per ovviamente onor del vero devo segnalarvelo, di anche altre possibili corteggiatrici o comunque altre donne che possono piacere molto a questa persona. Cioè, obiettivamente questa è una persona che potrebbe piacere non solo a voi, ma obiettivamente anche ad altre donne. Quindi è chiaro che questa persona potrebbe a volte essere anche un po' confusa dalla corte, dal corteggiamento che questa persona nota appunto da parte di determinate persone. Quindi il 3 di coppe ci parla sì di una persona che è rivolta ovviamente a voi, vuole assolutamente concretizzare con voi. Ragazzi, non dimenticate mai questo ovviamente 3 di bastoni e soprattutto la carta del mago. Quindi qui c'è l'intenzionalità di tradurre ovviamente i sentimenti in concretezza. Però obiettivamente è anche una persona molto corteggiata, anche da altre persone. D'accordo? Quindi ovviamente io devo darvi per onestà tutte le indicazioni di una carta, quindi il 3 di coppe ci può parlare anche di questo. È ovvio però, vi ripeto, che questa persona vuole voi, cioè è orientata verso di voi, però potrebbe non essere indifferente ad altre persone, d'accordo? Quindi evidentemente è una persona esteticamente bella o comunque con un gran fascino o comunque che ci sa fare, d'accordo? Quindi non è una persona che passa ovviamente inosservata, è una persona che piace molto. Allora, vediamo dunque in questa posizione invece una sorta, diciamo, di consiglio che gli arcani danno all'altra persona, ossia cosa dovrebbe fare e invece non fa. Vediamo un po' che cosa non fa. Allora, qui abbiamo il 2 di bastoni. Allora, il 2 di bastoni rappresenta la scelta, cioè questa persona dovrebbe in qualche modo organizzare e appunto scegliere non tra 2 o più persone, ma come muoversi, bastoni, concretamente per arrivare alla meta, al suo obiettivo, cioè voi. Cioè dovrebbe questa persona essere un po' più concreta. Ve lo dicevo con ovviamente il mago in accezione negativa, cioè è una persona che tende a lasciarsi un po' troppo trasportare dall'emotività, questo passato doloroso, questi dubbi che ha, questa conflittualità interiore, questi tempi che deve aspettare, magari anche altre persone che lo corteggiano, quindi è una persona che si fa un po' troppo, diciamo, a volte sviare dalla retta via, quindi è una persona che si perde un po' via. E quindi a volte un po' confusa, caotica e confusionaria, anche nella progettualità. 2 di bastoni. Il 2 di bastoni, ragazzi, parla di un'attenta programmazione per cercare di non incorrere in guai, pericoli ed errori e arrivare ovviamente al dunque. Ma questa persona, vedete, sa in qualche modo poco mediare anche con la sua stessa interiorità. Cioè non è una persona che si ferma molto a riflettere, qui non c'è la carta dell'eremita, non è una persona che sta riflettendo, che ha superato appunto il lutto, che si lascia poco condizionare, anzi qui è una persona che si fa molto condizionare dalle situazioni esterne, dal passato, dagli altri. Vi ripeto ragazzi, ve l'ho detto già dall'inizio, è una personalità molto fragile questa, quindi particolarmente altalenante, un po' umorale, un atteggiamento mutevole che potrebbe mostrare anche in futuro nei vostri confronti, perché queste sono tutte carte che comunque, a parte quelle in riferimento al passato, ma che ovviamente ci analizzano il presente, che sapete in tarologia non rappresenta ovviamente il presente da un punto di vista fisso e inalterabile, cioè parla di un presente che può rappresentare appunto anche
tra qualche giorno, quindi un futuro decisamente imminente, d'accordo? Quindi è chiaro che questa persona, anche nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, potrebbe ancora, attenzione, mostrare questo, diciamo, atteggiamento un po' mutevole, d'accordo? Quindi dovrebbe essere, mamma mia, un po' più concreta questa persona, con i piedi un po' piantati meglio a terra, d'accordo? È una persona troppo sentimentale, troppo emotiva, troppo umorale, si lascia sviare da troppe situazioni, d'accordo? Ecco cosa dovrebbe fare, è una persona poco concreta. Agisce poco, organizza poco, vive di più sulla scorta di emozioni del momento, ciò che gli balena in quel momento in testa e nel cuore. Ecco perché poi ovviamente potrebbe creare magari anche un po' di confusione. Ecco perché la pazienza, ora si comprende. D'accordo? Allora, vediamo un po' in questa posizione invece l'ambiente professionale, come se possa in qualche modo condizionare appunto la vostra storia o comunque la vostra conoscenza o frequentazione. Qui abbiamo il 2 di denari. Allora, questa è una persona che, come vi ho detto poco fa, si lascia molto condizionare, anche eventualmente da appunto colleghi, datori di lavoro, capi, conoscenti, cioè è obiettivamente una persona che fa fatica effettivamente ad agire concretamente votato appunto ad un obiettivo. Il 2 di denari parla proprio, esattamente come il 2 di bastoni, di un'organizzazione pratica, concreta, ma anche attenta, meticolosa e furba. Quindi ovviamente è una persona che teme molto l'ambiente professionale, per cui tende molto a celare molto spesso quello che prova per voi o quello che vorrebbe realmente da voi. Cioè questa persona, se avesse la classica bacchetta magica, ovviamente vorrebbe lasciarsi andare al sentimento e magari anche mostrarvi lati del suo carattere e di ciò che prova realmente per voi, che non vi ha mai mostrato sino ad ora. Vorrebbe essere più libera, più spontanea, ma non può, perché il 2 di denari parla proprio della necessità anche a volte di nascondersi, vedete, di magari mostrare a volte un po' di ritrosia che in realtà non c'è nei vostri confronti, ma perché si sente molto col fiato sul collo. Quindi o voi vi siete conosciuti in ambito professionale, cioè siete colleghi, oppure voi vi siete recate per esempio nel suo ambito professionale o lui nel vostro, cioè per esempio magari lui è il vostro personal trainer e ovviamente non vuole mostrare a tutte le altre persone che frequentano la palestra che è pazzo di voi, d'accordo? O magari viceversa, voi siete la proprietaria per esempio della palestra in cui lui viene ad allenarsi e non volete per esempio mostrare che c'è questo particolare feeling, quindi qui c'è qualcosa legato a un ambiente professionale che impone a questa persona una particolare attenzione, d'accordo? Dunque evidentemente in questo caso questa è una persona che tende e potrebbe ovviamente tendere anche in futuro a in qualche modo rallentare ulteriormente, perché i pentacoli ci parlano comunque di una sorta di lentezza anche ovviamente a livello di tempistiche, ahimè, ecco, rallentare la sua progettualità, proprio però vedete in contrapposizione al 3 di bastoni, quindi la carta dell'attesa. Quindi evidentemente ci sono dei movimenti, un'attesa che riguarda in particolar modo l'ambito professionale, economico e finanziario di questa persona, che ovviamente tende a portare questa persona a procrastinare il rapporto con voi. Nel caso in cui, vi faccio un esempio, questa sia una persona, vi ripeto, in procinto di separazione o di divorzio, magari ha ovviamente delle difficoltà economiche perché magari gli sta costando parecchio, da un punto di vista appunto monetario, quindi è una persona che chiaramente ha bisogno di un momento di tranquillità per dedicarsi completamente all'amore e non avere preoccupazioni economico-finanziarie. È un esempio per farvi capire che qui ci sono delle perplessità professionali ed economico-finanziarie che portano questa persona a rallentare e a guardarsi troppo ovviamente in giro le spalle, proprio perché teme delle ritorsioni. Magari la ex compagna, nel caso in cui ce ne abbia appunto una, potrebbe essere una socia e quindi non vuole mostrare a questa persona l'attaccamento che prova per esempio per voi. D'accordo? Dunque, vediamo un po' invece l'ambito familiare, come può in qualche modo
condizionare appunto invece il vostro rapporto, ambito familiare piuttosto che amicale, però in riferimento ovviamente agli amici più stretti. E qui abbiamo la carta del matto, no? In questo caso non ci sono obiettivamente, diciamo, dei grossi impedimenti, se così vogliamo, alla vostra storia, cioè il matto ci parla sicuramente di una situazione che potrebbe assolutamente procedere tranquillamente. Anzi, il matto ci parla appunto di una persona molto giovane, potrebbe essere o un fratello minore per esempio, che sa di voi, a cui voi piacete molto o che comunque lo spinge alla frequentazione con voi, o potrebbe essere appunto un amico, ma vi ripeto un amico caro, che obiettivamente appunto lo spinge in qualche modo a dichiararsi o comunque ad approfondire il rapporto con voi, oppure potrebbe essere un figlio, nel caso in cui vi ripeto sia una persona separata, divorziata o che abbia per esempio avuto un matrimonio alle spalle, un figlio che però obiettivamente non gli crea particolari problemi, perché abbiamo la carta del matto, anzi forse direi che molto probabilmente è l'unica boccata d'aria positiva che questa persona appunto ha e prova ancora nella sua vita. Quindi la carta del matto è una carta molto positiva, che comunque a differenza, vedete, dell'ambito professionale regala molte più gioie, diciamo, rispetto ad altre situazioni. Quindi qui c'è qualcuno che potrebbe sapere di voi, quindi un amico per esempio più giovane, un amico fidato, oppure vi ripeto un fratello, un cugino, perché no? Quindi qualcuno della sua famiglia che sa di voi e a cui voi piacete o comunque che lo sprona in qualche modo a iniziare questa cosa con voi, oppure vi ripeto anche un figlio a cui lui è molto legato, che però non sarà mai assolutamente un, diciamo, motivo di preoccupazione nella vita di questa persona, meno male, d'accordo? Quindi obiettivamente direi che l'ambito familiare è assolutamente un ambito comunque positivo per questa persona. Il matto ci parla comunque di imprevisti, sì, ma che poi non costituiscono un reale ostacolo. Il matto ci parla comunque di qualche improvvisata che per esempio questa persona potrebbe farvi, cioè per esempio potrebbe invitarvi a casa sua addirittura, oppure magari farvi conoscere dei suoi amici, dei suoi parenti, un fratello o magari addirittura anche suo figlio. Cioè ci parla comunque di relazioni fresche, relazioni non superficiali, ma leggere, che aiutano comunque a superare anche, vedete, momenti di grande difficoltà. Quindi vi ripeto, una persona che potrebbe anche proprio farvi conoscere la sua famiglia o addirittura, in maniera inaspettata, magari portarvi a casa sua. D'accordo? Quindi a differenza appunto dell'ambito professionale, l'ambito diciamo prettamente domestico, casalingo, familiare non costituisce in qualche modo un reale pericolo. Nel caso in cui, ragazzi, questa possa essere una stesa che voi avete invece appunto iniziato in virtù di un rapporto che voi diciamo avete, di un feeling embrionale che voi avete con una persona impegnata, questa situazione familiare potrebbe rappresentare in qualche modo la non presenza ossessiva e ossessionante da parte della compagna ufficiale, cioè potrebbe appunto rappresentare un uomo obiettivamente che rispetto invece a tanti altri non è sottoposto al rigido controllo per esempio di una regina di spade, cioè potrebbe avere una compagna che obiettivamente proprio non lo controlla e di conseguenza appunto lo lascia molto libero di poter agire, perché il matto rappresenta proprio la libertà piena di azione, d'accordo? Quindi vi ripeto, questa è una persona che potrebbe assolutamente agire in qualsiasi modo, in qualsiasi momento e in maniera totalmente inaspettata. È l'ambito professionale o economico-finanziario che invece può costituire un reale, diciamo, ostacolo o comunque vedete portare ad una attesa, d'accordo? Dunque siamo arrivati alle ultime tre posizioni che appunto come vi dicevo ovviamente parlano del futuro. Quindi in questa posizione abbiamo il futuro ovviamente più immediato, in questa posizione gli eventuali aiuti da parte del karma e in ultima posizione appunto il futuro più lontano. Vediamo dunque in questa posizione, in questa terzultima posizione appunto il futuro più vicino, più immediato tra voi e questa persona. E qui abbiamo il 5 di bastoni. Allora, qui potrebbe accadere, diciamo, qualcosa, un evento, una parola, un gesto, una considerazione che potrebbe portare ad un momento di tensione. Il 5 di bastoni ci parla di rivalità,
Cioè, o voi potreste ingelosirvi per, come vi dicevo, questo 3 di coppe, cioè la presenza di altre corteggiatrici, oppure questa persona di rimando, come vi dicevo con il 5 di spade, potrebbe ingelosirsi per esempio attenzioni che voi potreste ricevere da parte di altre persone. Quindi qui c'è proprio la carta della gelosia, perché il 5 di bastoni parla proprio di rivalità. Vedete, qui ci sono tante donne che in questo caso stanno, diciamo, lottando per poter avere attenzione da parte di quest'uomo, per poter conquistare, diciamo, quest'uomo. Quindi in questo caso il 5 di bastoni ci parla di una situazione un po' caotica, confusionaria, che ovviamente, ragazzi, riguarda sicuramente al massimo la prossima decina di giorni e che obiettivamente potrebbe portare non ad una rottura tra di voi, ma magari ad un momento di tensione. Ovviamente, ragazzi, il 5 di bastoni, esattamente come tutte le carte mediane di bastoni, cioè il 4, il 5 e il 6 di bastoni, rappresentano ovviamente eventi che possono accadere al massimo entro la seconda decade di un mese. Cioè, nel caso in cui voi guardiate ovviamente questo video in questi giorni, questo 5 di bastoni, quindi questa situazione caotica, questo momento, diciamo, di gelosia si ovviamente verificherà al massimo entro metà giugno, d'accordo? O al massimo entro la seconda decade del mese di giugno, quindi grosso modo dal 10-11 di giugno al 20 di giugno. Ovviamente nel caso in cui voi vediate questo video i primi di luglio, vale ovviamente la stessa premessa temporale, cioè entro grosso modo una ventina di giorni rispetto a quando voi andrete a vedere il video, o comunque entro la seconda decade del mese in questione in cui voi appunto andrete a vedere il video. D'accordo? Quindi vi ripeto, entro perciò pochissimi giorni, qui ci sarà una situazione appunto che potrebbe diventare un po' caotica e un po' conflittuale, ma vi ripeto, dovuta in particolar modo ovviamente a gelosia. Quindi questo 5 di bastoni, ragazzi, ci riporta ad una situazione molto dinamica. Ovviamente, numerologicamente, le carte di grado 5, ovviamente di grado quinto, rappresentano delle situazioni appunto molto movimentate, ma obiettivamente in questo caso è legata anche al seme di bastoni, che è il seme più attivo, più concreto per eccellenza. Di conseguenza qui ci potrebbe essere proprio un imprevisto, d'accordo? Che però, ragazzi, ovviamente lascia il tempo che trova, cioè non è una situazione di distacco, d'accordo? Quindi qui non c'è sicuramente una discussione pesante. Ci sono sicuramente degli imprevisti dovuti ad una situazione caotica che potrebbero sicuramente portare a un momento appunto di piccola tensione. Però è un 5 di bastoni. Che cosa vuol dire? Che qui qualcuno vince, d'accordo? Perché la carta successiva al 5 di bastoni è il 6 di bastoni, che è la carta della vittoria. Quindi questi, diciamo, piccoli inconvenienti porteranno comunque, nel caso in cui si resista sia da parte vostra che da parte di questa persona, gli attacchi, diciamo, della sorte, o comunque questa gelosia imperante che andrete a sentire, o voi o lui, o magari addirittura entrambi, ecco, questa situazione andrà sicuramente a migliorare e di conseguenza qui ci sarà ovviamente successo, che porterà addirittura ad un'espansione, quindi ad un maggior approfondimento del vostro rapporto, perché molto probabilmente voi andrete a capire, o l'altra persona andrà a capire, l'effettivo ruolo che voi avete, cioè il fatto che essere magari state, o voi o lui, così gelose o così gelosi appunto dell'altra persona vuol dire che ci si tiene, d'accordo? Quindi sicuramente in questo caso, vi ripeto, a parte dei piccoli ritardi, qui c'è comunque la realizzazione. D'accordo? Attenzione, vi ripeto, semplicemente a un po' di gelosia, ad un po' di competitività, diciamo così, che obiettivamente si evincerà rispetto ad altre persone. Quindi o lui di voi o voi ovviamente di lui. Vediamo in questa posizione se però appunto il karma vi in qualche modo agevolerà, quindi se arriveranno dei regali, delle sorprese da parte del karma. In questo caso abbiamo il cavaliere di spade, sì, ed è un rivale, eccolo qua. Allora,
qui la situazione si complica, perché per voi, però piacevolmente, perché effettivamente se mi viene come carta del rivale, obiettivamente a voi piacerà anche quest'altro cavaliere. Allora, attenzione ragazze, il cavaliere, come tutti i cavalieri, quindi non solo quello di spade, può rappresentare un ritorno dal passato, d'accordo? Ovviamente per voi. Quindi potrebbe esserci qualcuno del passato che può ritornare a corteggiarvi oppure ad occupare la vostra mente e il vostro cuore e di conseguenza, per esempio, a distrarvi rispetto alla sua presenza. Ecco perché lui potrebbe mostrare una sorta di conflittualità. Voi direte, che bel regalo che mi fa il karma. Certo, è un regalo ottimo, perché sicuramente è una persona che, questo cavaliere, vi farà riflettere su un'effettiva scelta. Perché se mi esce come addirittura rivale, è perché questa persona per voi è contata molto. Però non sempre i cavalieri rappresentano appunto dei ritorni. Generalmente sono dei ritorni, perché i cavalieri si spostano nel tempo e nello spazio. Ma potrebbe essere anche una nuova persona, che magari si sposta per lavoro, ma comunque una persona che a voi piacerà molto. Una persona obiettivamente che per voi diventerà immediatamente molto importante, cioè attirerà molto la vostra attenzione. Una persona che sarà molto attratta da voi. Attenzione che è un cavaliere di spade, quindi una persona molto furba, molto attenta e spregiudicata al massimo. Quindi è una persona a cui non importerà un bel niente della presenza del soggetto di questa stesa, perché andrà dritto al sodo cercando di conquistarvi. Quindi questo è un rivale piuttosto tosto per questa persona, perché obiettivamente è un personaggio molto brillante, molto fascinoso, il cavaliere di spade. Può rappresentare a volte una persona un po' arrogante, anche un po' irruenta, un po' prepotente, diciamo così, ma perché è una persona che conosce il proprio valore e che ovviamente lo mette in pratica, soprattutto nel caso in cui debba conquistare qualcuno o qualcosa che a lui interessa particolarmente. Cioè non molla la presa, il cavaliere di spade. Quindi è una persona che potrebbe mettervi proprio gli occhi addosso e di conseguenza cercare in tutti i modi di allontanare il vostro pensiero da questo appunto soggetto della stesa. Il cavaliere di spade generalmente ha un'età anagrafica mediana, quindi compresa ovviamente tra i 35 40 anni e i 40-45 anni, quindi non è particolarmente grande come un re, ma nemmeno tanto giovane quanto un fante, d'accordo? Inoltre, da un punto di vista astrologico, potrebbe, essendo spade, appartenere appunto ad uno dei 3 segni d'aria, quindi gemelli, Acquario, Bilancia, oppure averne l'ascendente, oppure avere un tema natale ricco di questi 3 segni nei pianeti principali che vanno a strutturare la personalità. Quali sono? Ovviamente Luna e Venere per quanto riguarda l'emotività e i sentimenti, Marte e Mercurio per quanto riguarda la capacità di relazionarsi agli altri e per esempio all'eros. Cioè per esempio potrebbe avere un tema natale con appunto i punti cardine, i segni di aria, cioè potrebbe avere la Venere in Acquario e Mercurio in Gemelli, quindi essere una persona molto affascinante, una persona molto brillante ed estremamente intelligente, quindi comunicativamente vincente, d'accordo? Inoltre potrebbe indossare una divisa, perché generalmente appunto i personaggi di spade indossano una divisa, in particolar modo proprio il cavaliere, quindi potrebbe per esempio appartenere alle forze dell'ordine, piuttosto che potrebbe essere per esempio un medico, un infermiere, un capoturno, quindi qualcuno che obiettivamente a livello professionale deve indossare una divisa. D'accordo? Comunque è una persona molto rigorosa, è una persona che a volte può sembrare anche un po', vi ripeto, arrogante, molto severa, però ovviamente è una persona che sarà particolarmente affascinata da voi, che farà di tutto per potervi conquistare, d'accordo? Quindi questo è un vero e proprio rivale, è un regalo del destino, secondo me sì, proprio perché obiettivamente vi porterà a riflettere sulla reale pazienza, lo dicevo con il 6 di spade, in riferimento a questa persona e a questa storia. Cioè, voi avendo quest'altra persona, andrete a chiedervi, ma è il caso di aspettare che ovviamente il soggetto della stesa risolva tutte le sue problematiche, diciamo, emotive,
oppure posso dedicarmi decisamente a questo altro bel cavaliere che obiettivamente mi sta corteggiando? Quindi è chiaro che voi vi andrete a fare sicuramente, ragazzi, questa domanda. Però vi ripeto, è una persona molto scaltra, una persona molto furba, che potrebbe anche, ovviamente, tenervi d'occhio addirittura sui social, perché di solito i cavalieri rappresentano anche dei messaggeri. Quindi potrebbe in qualche modo mandarvi, per esempio, un messaggio piuttosto che scrivervi sui social, o appunto potrebbe essere proprio un personaggio, un amore del vostro passato che però ha tutte le intenzioni di tornare, cioè quindi di riprendere il suo posto al vostro fianco. D'accordo? Dunque, vediamo in ultima posizione ovviamente la risposta definitiva alla domanda, cioè come però a questo punto, vista soprattutto la presenza di questo cavaliere di spade, come appunto procederà il vostro rapporto, il rapporto appunto con il soggetto di questa stesa. E qui abbiamo una carta direi bella, vedete, qui abbiamo il fante di bastoni. Allora, non è però un asso di coppe o un due di coppe, cioè per il momento non diventerà una storia, cioè non diventerà un fidanzamento, ragazzi, d'accordo? Ma il fante di bastoni ci parla di una situazione embrionale, quindi che permarrà ancora embrionale per un certo lasso di tempo, quindi continuerete a conoscervi, continuerete comunque a frequentare questa persona, quindi qui non ci sono assolutamente chiusure anche dopo questo 5 di bastoni. Una situazione che però obiettivamente non vi dispiacerà affatto, perché vi permetterà di conoscervi meglio l'un l'altro con una certa curiosità, perché il fante di bastoni, ma un po' come tutti i fanti, rappresentano una grande curiosità che si ha nei confronti di una persona che ci piace tanto, ma che obiettivamente non conosciamo bene. Quindi sicuramente questa è una persona che continuerà a corteggiarvi, perché comunque il fante di bastoni parla proprio del corteggiatore, parla comunque di una persona che in maniera anche molto sincera vi farà capire obiettivamente che voi gli piacete, che vi vuole. Parla anche di notizie, quindi qui ci sono delle telefonate, dei messaggi, cioè avrete modo di parlare con questa persona, qui c'è un dialogo in arrivo molto importante, quindi un momento dialogico fondamentale, una lettera, un messaggio, una telefonata. Quindi potrebbe chiedervi il numero di telefono nel caso non lo abbiate, o nel caso già questa persona, per esempio, vi abbia chiesto il vostro numero o vi abbia appunto già dato il suo, vi chiamerà, o comunque ci sarà un momento dialogico molto importante in cui questa persona vi farà capire obiettivamente tutto quello che pensa e prova per voi. Quindi qui ci sono ottime notizie in arrivo. Però ragazzi è chiaro che questa situazione sicuramente per il momento, quindi grosso modo come tempistiche entro il prossimo mese, mesetto e mezzo, rimarrà ancora una situazione embrionale, cioè in divenire. Quindi non vi aspettate che ovviamente nell'immediato questa persona possa in qualche modo cambiare di molto il suo atteggiamento. In questo mazzo il fante di bastoni, vedete, è rappresentato dall'uomo che guarda, d'accordo? Quindi una persona che terrà d'occhio la vostra situazione in maniera pratica, perché parliamo di bastoni, quindi una persona che continuerà a guardare a voi, al vostro rapporto come a qualcosa di importante, che agirà, vi ripeto, anche con piccoli passi, ma con un'intenzionalità importante, cioè di costruire comunque un rapporto serio, ovviamente, con voi. Però vi ripeto, l'intenzionalità c'è, la progettualità c'è nel fante di bastoni, l'attenzione anche ai dettagli e ai particolari. Ci sono, per esempio, vi ripeto, momenti dialogici importanti, ci può essere un invito anche molto bello, romantico, galante, cioè questa persona si farà avanti per comunicare anche qualcosa che fino ad ora non vi ha mai detto. Quindi per vedere anche se magari ci sono delle possibilità reali di costruire qualcosa di importante, proprio con la necessità di scoprire qualcosa di voi. Quindi aspettatevi sicuramente, diciamo, delle comunicazioni da parte di questa persona. Quindi questa persona vi parlerà, però è chiaro che è una situazione ancora tutta in divenire. Ovviamente, vi ripeto, il fante di bastoni non ci parla di situazioni troppo in là nel tempo. Volutamente, evidentemente, gli arcani vi stanno mostrando una situazione
che obiettivamente deve evolversi nel tempo, per cui non vi permettono ancora per il momento di vedere oltre un mese e mezzo di tempo, evidentemente perché è una situazione che evolverà nel tempo, anche ovviamente come tutto nella nostra vita, grazie e in funzione ai vostri movimenti, alle vostre scelte, proprio perché qui arriva questo cavaliere di spade, d'accordo? Quindi per il momento quello che obiettivamente è da sapere è che qui ci sarà inizialmente entro pochi giorni magari un momento caotico di tensione, un momento magari di gelosia da parte di entrambi o di uno dei due, che potrebbe portare a un po' di tensione, ma che porterà comunque a un approfondimento del rapporto. Qui c'è l'arrivo di una persona per voi molto interessata a voi, un vero e proprio rivale, che potrebbe allontanare il vostro cuore, il vostro pensiero da questa persona. E infine abbiamo appunto un fante di bastoni, quindi una comunicazione importante, un avvicinarsi concreto da parte di questa persona, ovviamente un proseguire con questa conoscenza, questo feeling, questa storia embrionale che rimarrà però ancora tale, quindi qui non c'è un vero e proprio impegno definitivo, d'accordo? Qui c'è un andare avanti a conoscersi per cercare di approfondire sempre di più il vostro rapporto, però con una progettualità concreta, cioè non è un fante di spade. D'accordo? Quindi non è una persona che si limita ad osservare per capire come forse poter agire. È un fante di bastoni, quindi ha già in mente come agire, ve lo dicevo con la carta appunto del mago. È una persona che sa già come poter agire, che vuole agire e che in qualche modo organizzerà anche magari proprio cosa dirvi e quando dirvelo. Proprio perché è una persona che vuole capire se ci saranno delle opportunità e che tipo di opportunità, d'accordo? Però per il momento, entro il prossimo mese e mezzo, qui ci sono ancora delle situazioni, diciamo, embrionali, che però evolveranno ovviamente anche chiaramente a seconda delle vostre scelte, d'accordo? Di conseguenza, come potete vedere, questa è stata una stesa lunga, ma comunque molto dettagliata, che spero vi abbia aiutato anche obiettivamente a riflettere sui pro e i contro di questa obiettiva conoscenza, d'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, mi raccomando, buona fortuna e tenete duro.